Ci siamo. Siamo arrivati al momento chiave. Guidare per la prima volta l'Alfa Giulia quadrifoglio. È un momento che molti appassionati d'Italia stavano aspettando da tanti anni. Troppi. Per molti di quelli che hanno qualche anno in più di me, l'ultima vera Alfa è stata la 75 a trazione posteriore. Le ultime Alfa invece che mi hanno fatto divertire guidando sono state la 156 e la 147, che avevano uno sterzo e delle sospensioni praticamente perfette. Ricordo molto bene la prima volta che le ho guidate, era proprio qui sulla pista storica dell'Alfa a Balocco. Stavamo facendo delle prove per il Politecnico di Torino per un corso di ingegneria dell'autoveicolo e eravamo tutti convinti che le vecchie Alfa di una volta, sportive, a trazione posteriore, stessero per tornare. Il resto della storia sapete come è andato a finire, ma ora ci siamo. Quell'Alfa la sto guidando e, come avete visto, è uno spettacolo. Oggi è bagnato, a differenza di altre immagini che vedete nel video girate nei giorni scorsi sulla pista di Arezzo, in Costa Azzurra, tra l'altro con altri colori, tra cui il rosso e il blu. E devo dire che, come vedete, è ancora più divertente perché è sempre in controsterzo. E poi, come si dice, sposa bagnata, sposa fortunata, no? La prima volta comunque non si scorda mai. E allora guardate che effetto mi hanno fatto giusto mezz'ora fa 510 cavalli, 600 Nm e uno 0-100 da 3,9 secondi. Grande Domenico! Tra l'altro questo giro in cui mi hanno misurato battito cardiaco, pressione del sangue, eccetera, l'ho fatto con una quadrifoglio con cambio automatico, che avendo 8 marce e rapporti più vicini tra loro, sembra che vada ancora più forte della versione manuale. Anche la velocità massima è da auto speciale perché non è autolimitata a 250 all'ora elettronicamente, ma arriva fino a 307. Oggi su questa pista non possiamo arrivare così in alto, ma posso farvi ascoltare, nonostante sia turbo, come suona bene questo motore 2009 V6 progettato e sviluppato in collaborazione con Ferrari. E sapete, un altro legame con la Ferrari è aver superato la stessa certificazione ISO sui freni, che resistono a 10 giri di pista a Fiorano senza segni di fatica. Il sistema frenante è particolare, si chiama Integrated Brake System ed è elettromeccanico per rispondere con meno ritardi e fermarsi da 100 all'ora in 32 metri, e sono proprio pochi. E poi c'è il sistema elettronico Chassis Domain Control che coordina il selettore di guida DNA, il differenziale posteriore con Active Torque Vectoring, lo splitter aerodinamico anteriore attivo e le sospensioni elettroniche. Il volante non è troppo tagliato in basso con quelle forme a D che non mi convincono troppo, soprattutto nei controsterzi, perché capisco meglio qui dove riesco a mettere le mani. Il diametro è piccolo, l'impugnatura non è né troppo sottile né troppo spessa e anche le razze sono alte il giusto per infilare bene le dita. E poi lo sterzo, parliamo di un'Alfa, la 156 aveva stupito tutti perché aveva un rapporto di sterzo molto diretto, 1:13 circa se non ricordo male la normale, 1:11 la GTA, e qui la risposta è molto omogenea e si capisce molto bene dove si riesce a mettere la macchina. Il cambio, ha la corsa volutamente più corta delle concorrenti, cambio manuale a 6 marce, ha degli innesti molto solidi, qua ho esagerato un po', come scodinzola, guidati, non granulosi, il pedale della frizione non è troppo duro come mi aspettavo, è ben smorzato, il freno invece è veramente a un attacco bestiale e con poco sforzo permette di entrare in inserimento
belli picchiati. In generale tutti i carichi dei comandi sono ben raccordati tra loro, quindi non c'è niente di troppo leggero o troppo pesante. E poi il motore non sembra turbo, nel senso che lascia giocare e dà quella bella castagna in basso per fare il cretino come sto facendo io tutto il giorno, e poi in alto diventa bello rauco, non come un V6 turbo Maserati, ma molto meglio di un 6 in linea BMW e anche più acuto di un V8 Mercedes AMG. E poi l'assetto, ragazzi, oggi vabbè ho giocato sempre in race, prima col collaudatore abbiamo fatto un po' di curve anche in dynamic, in natural e in all weather, ma insomma questo nuovo sistema elettronico chassis domain control permette di insomma veramente fare un po' quello che volete. Avete anche le sospensioni che potete regolare, ma la macchina in generale proprio meccanicamente è super composta e come avete visto è perfetta per fare veramente lo stupido. Insomma, il ritorno di un Alfa con motore anteriore e trazione posteriore si sente tutto guidando la quadrifoglio, con un peso di poco superiore ai 1500 kg, distribuito 50% davanti e 50% dietro, e con un rapporto peso-potenza sotto i 3 kg per cavallo. Infatti c'è tanto alluminio e carbonio, fuori, cofano motore, tetto, spoiler e minigonne varie, dentro, davvero notevole un albero di trasmissione fatto con questo materiale, e nell'abitacolo. Anche sulla plancia, sulla console centrale e a richiesta su volante e sedili c'è la fibra di carbonio. Mi è piaciuta molto poi la funzione sul display che ti dice se i freni sono freddi, in temperatura o surriscaldati, e poi il differenziale con 2 frizioni controllate elettronicamente che danno la coppia migliore alle ruote posteriori, a differenza dell'ESP che usa i freni, la rende divertentissima nella guida al limite. Il V6 Turbo invece ha un gran bel carattere, anche se 1000 giri in più in allungo in certe accelerazioni mi sono mancati. E sempre vicino alla zona rossa vorrei un suono ancora più aggressivo, che credo possa saltar fuori con uno scarico sportivo. Me la sono immaginata tante volte con gli amici, un'Alfa trazione posteriore così sportiva, una M3 italiana. Non avevo però mai pensato al prezzo, 79.000 euro, proprio come la BMW M3. L'altra rivale diretta della Giulia Quadrifoglio è la Mercedes C63 AMG, che in versione S ha gli stessi cavalli, 510, e costa 91.500 euro. Voi quale scegliereste tra queste auto da sogno, che con 4 porte, lo spazio e la praticità di un'auto normale e le prestazioni di una supercar sono forse le sportive migliori, perché quelle più equilibrate? Sul sito di omniauto.it trovate le prove, i video e gli articoli delle sportive più emozionanti. E di tutte le altre auto, come la Giulia Diesel. Cliccate subito o nel link in descrizione.